ci sono un sugo di piccione, dei cereali misti, il piccione, delle verze e un po' di vino. Questi sono gli elementi che entrano a far parte di questa preparazione. Prima cosa da fare è predisporre il piccione alla cottura. Lo faremo arrosto intero e quindi per prima cosa va strinato. Strinato vuol dire pulito bene dalle eventuali parti di penne presenti, cannello, e andiamo a bruciacchiare la pelle, tagliamo l'osso delle zampe, vado a eliminare la parte bruciata e quindi ho la mia zampa di piccione perfettamente rossa. Altro passaggio è eliminare l'unghia, aprire sempre la parte posteriore, sempre dalla parte del dorso e mai l'anteriore. Vado a staccare il collo, andiamo a togliere, eliminare il gozzo e poi comincio a staccare tutte le parti interne partendo da qua, quindi faringe, laringe, esofago e parte posteriore. Vado a tagliare il ventre, recuperiamo il fegato, il cuore, il ventriglio, stacchiamo bene i polmoni anche da questo lato in modo da togliere tutte le tracce di sangue. Vado a sciacquarlo sotto l'acqua corrente. I fegatini, il cuore e il ventriglio li conserviamo a parte e anche qui vado a togliere la forchetta. Quindi ho il mio soggetto, come vedete, pronto per essere utilizzato. La pelle che abbiamo lasciato lunga del collo serve per chiudere questa parte. Aggiungiamo sale, un paio di bacche di ginepro, non senza schiacciarle, una o due bacche di pepe e poi aggiungiamo anice stellato e andiamo anche in questo caso a legarlo. 2 giri, chiudiamo e andiamo a legare il piccione in questo punto. Scaldiamo un po' di burro e andiamo a pennellare il nostro prodotto completamente di burro. Anche qua mettiamo qualche bacca di anice, superficie, e lo lasciamo a riposare a temperatura ambiente. L'accompagnamento è fatto con la verza, verdure, funghi e dei cereali misti. Mettiamo i cereali e andiamo a coprire con un po' di fondo bianco e ho anche predisposto prima del fondo bruno di piccione. Ne aggiungiamo una parte anche qua. I cereali impiegano mediamente 30 minuti a cuocere. Piano piano teniamo sotto controllo anche l'evaporazione. I vegetali che entrano in questa preparazione sono delle dadolate, quindi mettiamo sedano verde, abbiamo scalogno, andiamo a sbucciarlo, una piccola ciotola, raccogliamo il sedano, aggiungiamo lo scalogno tagliato per il lungo, lo inseriamo insieme al sedano. Abbiamo mollato dei funghi
li andiamo a strizzare e anche questi li andiamo a tagliare piccolo. Anche questi li mettiamo in un modo un po' abbondante in rapporto agli altri vegetali, un po' di prezzemolo, lo andiamo a tagliuzzare. Tagliuzzare non vuol dire tritare, e andiamo a rosolare con un po' di olio di oliva i nostri vegetali. Nel frattempo aggiungiamo anche un po' di acqua per cuocere la verza e vado a inserire quindi gli elementi. Non deve sfrigolare troppo. Se sfrigola troppo i funghi bruciano immediatamente. Li abbiamo mescolati con cura e se riuscite a vedere come è impercettibile il friggere è il modo corretto. Aggiungiamo un po' di nepetella, questo fu gusto un po' mentolato di quest'erba. Sto facendo andare a zero come per un risotto. A questo punto vado ancora a bagnare con parte del fondo bianco. Bene, le nostre verdure d'accompagnamento sono pronte. Ho scelto delle foglie di verza bianca un po' grandine, vediamo quello che possiamo recuperare, sceglieremo il pezzo migliore. L'acqua è arrivata a ebollizione, vado a inserire la verza, aggiungo un po' di aceto e aggiungo anche un po' di sale grosso e vado a sbianchire fortemente la verza per diventare morbida. Dobbiamo essere certi che è bella tenera per poterla piegare bene, avvolgerla e dare una forma. Aggiungiamo un po' di burro, è quello che abbiamo utilizzato prima per il piccione. I cereali sono già a buon punto. A questo punto possiamo aggiungere il sale, perché così riusciamo a controllarne il gusto al meglio. Lasciamo evaporare completamente, facciamo diventare veramente asciutta, togliamo la verza e la mettiamo subito in acqua fredda per fermarne la cottura. Il burro ce l'abbiamo fuso, inserire i cereali nei vegetali. La casseruola dei vegetali è già fredda, aggiungo il prezzemolo e mescolo. Andiamo a scegliere la foglia di verza migliore e la asciughiamo bene, quindi mi ritaglio una porzione su una placchetta con la griglia. Le parature lascio qua, le parature della foglia le tagliamo in piccolissimi dadi e li mettiamo nella casseruola di cottura dei cereali. Aggiungiamo un poco di olio e li facciamo insaporire. Pepe bianco, non aggiungiamo sale, facciamo insaporire un attimo con olio, una placchetta, una griglia, il piccione deposto sopra, mandiamo il forno in temperatura circa 210 gradi per iniziare. Il nostro cucchiaio di verza, non di più, in rapporto agli altri elementi. Andiamo in forno
Allora prendo una placchetta e un foglio di carta, inserisco un po' della mia faccia, capovolgo e vado a condurre una forma. Fatta questa operazione, con una spatola da pasticcere raccolgo e posiziono. Manca solo la parte di grasso. Semi di papavero. Li mettiamo in salamandra, ma nell'angolo sinistro. Mettiamo il marsala a ridurre. Lo facciamo ridurre fortemente e al marsala aggiungiamo una piccola foglia di nepetella e lasciamo bollire. Poi di seguito, come dicevo, abbiamo preparato un fondo di piccione che andiamo anch'egli a ridurre. Facciamo ridurre i due liquidi e poi li andiamo a abbinare. Questo deve ridurre la densità di un cucchiaio, poi lo filtreremo nel fondo che anch'egli mettiamo il piccione in salamandra, vado a filtrare il marsala e vado a ridurre ulteriormente la salsa. Eliminiamo le spezie, fegatino di piccione e lo vado a separare dagli altri elementi tenendo solo il fegatino. Lo inseriamo nella salsa una volta che aggiungo il fegato non devo più assolutamente far bollire la preparazione. Filtriamo con un imbuto in modo da ottenere poca salsa e come vedete il fegato tende a legare la preparazione. Perché si utilizza il fegato? Perché nel fegato c'è la maggior parte del sangue dell'animale, quindi il gusto dell'animale è in quell'elemento lì, nel fegato. Cosa manca? Un fiocchetto di burro. E vado a recuperare tutta la salsa. Mettiamo un attimo a bagnomaria in modo che si conservi al meglio. Andiamo a togliere la corda, se è legato giusto, tagliandola in un punto la corda si stacca, ok? Comincio con separare le cosce, come vedete è rosa perché il piccione fa parte delle carni rosse e quindi obbligatoriamente deve essere servito rosso. Vado a pareggiare questa parte di pelle, la voglio togliere, stacco il filetto del piccione, ho il mio petto con la parte dell'ala e ho la mia coscia con la parte dell'ala. Abbiamo gratinato i nostri cereali, dobbiamo andare a raccoglierli. A questo punto il filetto di piccione lo metto sulla verza, il petto di piccione lo posiziono con l'osso in alto e la coscia
la posiziono in questo senso. Quindi la nostra salsa sarà posizionata come sempre non sulle carni ma a lato. Vi posso assicurare che la salsa è veramente buona, un tocco di verde, l'elemento